Buonasera ragazzi, come tutti quanti io sto qui chiuso in casa e ho deciso per una volta di fare dei video con i primi piatti della tradizione romana. Ho deciso perché così almeno accontento e insomma cerco di dare qualcosa ai miei clienti e soprattutto ai miei amici. Allora, oggi faremo la carbonara. La carbonara, come tutti sapete, è la pasta più diffusa in tutto il mondo, la pasta italiana più diffusa in tutto il mondo. Per fare la carbonara abbiamo bisogno di guanciale, un pochino di olio, parmigiano, pecorino, oggi useremo pasta lunga, che sono gli spaghetti, del sale grosso da mettere nell'acqua che bolle, un pochino di vino bianco, 2 uova, di cui uno rosso e uno intero. Intanto la prima cosa che andremo a fare, metteremo questo sale grosso nell'acqua che sta bollendo. Allora, la prima cosa che farò è dividerò il guanciale in 70 e 30. Il 70% del guanciale andrà nella padella in cui io che cercherò di tostare questo guanciale. Le padelle è molto importante che siano antiaderenti, in quanto la diffusione del calore è molto più lenta. Accendo il fuoco, ecco, abbiamo acceso il fuoco e molto lentamente questo guanciale diventerà croccante. Qual è la tecnica? Qual è il segreto? Il segreto è quello di assolutamente non andare troppo alti con la temperatura, in modo tale che questo guanciale tirerà fuori tutto il suo grasso e all'interno si cuocerà e diventerà croccante. Adesso invece prenderò l'altro 30%, 25% del guanciale e lo metterò in una padellina. In questa padellina che cosa succederà? Che io lo userò per poi girarci la pasta, mentre con quell'altro lo metteremo sopra la pasta e daremo la croccantezza. Quindi metterò un pochino, poco di olio e lo manderò abbastanza su con il fuoco. Nel frattempo l'acqua sta bollendo, divido che cosa? Divido il rosso e il bianco delle 2 uova. Allora, vi dico un'altra cosa molto importante: quando rompiamo le uova, mai nello stesso piatto dove poi andranno a finire, ma bensì sempre laterale. Questo è l'uovo intero e qua dividerò, lo mettiamo qua dentro la lavandina, tanto non succede niente, e dividerò il rosso col bianco, facendo così, mettendolo nella mano, vedete, è rimasto solo il rosso, e il rosso lo metto qua. Allora signori, siamo arrivati a fare questa cremina, la faremo con questo, un rosso e uno pieno. Perché un rosso e uno pieno? E soprattutto per quante persone? Allora, quello che noi stiamo facendo è per 2 persone, quindi avremo 200 g di spaghetti, 2 uova di cui uno rosso e uno pieno, 50 cl di vino, 70 g di parmigiano, 20 di pecorino e 200 g di guanciale. A me non piace, potete vedere qua, a me non piace replicare, nel senso che mi piace avere l'abbondanza del guanciale, perché il guanciale si deve sentire, che è molto importante questa cosa. Ok, come avete visto questo guanciale sta quasi per diventare croccante. Quest'altro, quello che andrà sopra la pasta, si sta piano piano fondendo. Qui non abbiamo olio, qui abbiamo l'olio. Nell'olio, dove c'è l'olio, ci metteremo il vino bianco, in modo tale da fare, da dargli un pochino di acqua del vino bianco e un pochino di aromaticità. Ok? Nel frattempo bolle la pasta, bolle l'acqua e io metto la pasta. 200 g di spaghetti. La pasta a 13 minuti, sistemo il timer a 11 minuti, non 13, perché abbiamo bisogno di far sì che la pasta si finisca la cottura all'interno della padella. Ok? È partito il timer, la pasta è entrata, facciamo la cremina con l'uovo e il parmigiano. Noi nel frattempo abbiamo fatto, come vedete, questa specie di cremina. Ci aggiungo un pochino di acqua. Ecco qua. E così
creiamo anche un pochino. Allora, ovviamente che succede? Quando noi mettiamo il vino bianco lo dobbiamo mettere ai lati in modo tale che l'alcol evapora più facilmente a 60 gradi, ma all'esterno della padella è sempre più calda e quindi non saprà di alcol quando scende l'alcol nella guanciale. Nel frattempo l'altro guancialotto è quasi pronto perché è diventato quasi croccante, vedete diventa trasparente e poi croccante ai lati. Allora, quando tagliamo il guanciale è molto importante, fare delle fettine di guanciale di circa 1 centimetro e poi tagliarlo a cubettini o listarelle, a secondo come vi piace a voi. Potete lasciare anche un po' di pepe che sta all'esterno del guanciale. È importante farlo col guanciale, non con la pancetta, perché il guanciale è più grasso, il guanciale è la guancia del maiale. Allora, adesso che cosa facciamo? Facciamo una cosa molto importante. Leviamo il guanciale, quello che è praticamente che deve essere croccante, lo leviamo e lo mettiamo da una parte. Lo mettiamo in un piattino che io adesso vado a prendere e ci mettiamo un pochino di carta assorbente. In modo tale, ecco qua, in modo tale che con diciamo, questo guanciale noi lo possiamo mettere sopra alla parte pronta e possiamo praticamente dargli quella che è la croccantezza. Eccoci qua. Il nostro guanciale croccante, buonissimo. Ecco qua. Perfetto. Adesso questo qua lo leviamo, lo mettiamo qua dentro e useremo questo qui che è quello che noi abbiamo fatto con il vino bianco, che è secondo me molto appetitoso. Eccoci qua. Siamo pronti. Fermiamo il nostro timer e iniziamo a scolare questa deliziosa pasta. Io ho messo gli spaghettoni. Dobbiamo dare senso a questa carbonara, spaghettoni, eccoci qua, ecco qua. Un pochino di pepe, e diamo un pochino di cremosità a questa buonissima carne. Eccoci qua, stiamo facendo la famosa cremina. Vediamo, perfetto. Andiamo un piatto per impiattare. Pronti. Eccola qua. Una, diamo un pochino, poco di cremina, così, ci mettiamo il pecorino, un pochino di pancetta e un pochino di pepe e voilà!